Ma passiamo al primo punto, ovvero la propaganda. Nella preparazione di un conflitto mondiale o regionale, è sempre necessario sviluppare una comunicazione che sia emotiva e che giustifichi le azioni intraprese da una parte. Ricordiamoci per esempio quello che è successo all'inizio del conflitto in Ucraina, il famoso fantasma di Kiev, pilota che doveva aver abbattuto oltre 40 caccia russi. La presenza continua nei programmi, nelle televisioni, di profughi o esuli ucraini che parlavano della necessità che l'Europa e gli Stati Uniti intervenissero direttamente in questa guerra. Profughi e rifugiati che sono completamente spariti da tutti i palinsesti televisivi e radiofonici che siano. Ricordo solamente immagini di modelle ucraine armate con fucili e mitragliatori che avevano pubblicato 6 mesi prima del conflitto, i russi che combattevano ormai con i badili, che rubavano i chip delle lavatrici. Ricordo ancora pseudo esperti militari, verso un certo Margellesi, che ci diceva con insistenza che i russi avrebbero tirato la bomba atomica, cretinate. E mi sovvengo in particolare di un filosofo di cui adesso non mi ricordo il nome, mi dispiace, che intervistato durante una famosa trasmissione del canale La 7, diceva che Putin avrebbe tirato una bomba atomica perché era frustrato, ovvero si era alzato dalla parte sbagliata del letto. Questa era la profondità delle analisi che ci venivano propinate ogni giorno. Imbecillità allo stato puro, ma che facevano parte di un piano, ovvero un piano di propaganda, che doveva dividere il mondo tra il bene e il male. E notate che quando c'è da dividere il mondo tra il bene e il male, si tira sempre fuori dal cappello Adolf Hitler. Mussolini. Ja, Adolf.